Ombre di un futuro perduto. Era l'anno 2738. La megalopoli europea di Milano si stendeva come un colosso di metallo e di plastica, un rifugio artificiale in un mondo devastato. Le strade erano illuminate da luci a neon che si riflettono sulle superfici trasparenti, superfici utilizzate come monitor per insegne commerciali. Il tutto creava un'atmosfera surreale ed opprimente. Enrico, un poliziotto di 50 anni, camminava all'interno dei tunnel protetti che collegavano i vari edifici. Erano mezzi di trasporto evoluti, ma conservavano nomi antichi come metropolitane. Il suo volto era segnato non solo dal tempo, ma anche dai pensieri e dalle perdite subite in tutti questi anni. Non si sentiva più lo stesso di un tempo. Le sue condizioni fisiche erano tutto sommato buone per la sua età, soprattutto grazie ai progressi della medicina degli ultimi secoli. Tuttavia c'era qualcosa che lo logorava, un qualcosa di più profondo, qualcosa difficile da spiegare a parole. Secoli prima, una guerra nucleare aveva lasciato cicatrici profonde sul pianeta. La Terra era diventato un enorme deserto radioattivo e la vita all'esterno delle città era quasi impossibile. Enrico ricordava le storie che da orfano aveva ascoltato dal suo tutor personale, il sintetico Rubin Alpha. L'androide gli aveva parlato di un tempo in cui esistevano grandi distese di vegetali chiamate foreste. Quest'epoca conosceva solamente le coltivazioni sotterranee. Era l'unico modo attuale in cui l'umanità riusciva a far sopravvivere i vegetali. Enrico era vedovo da anni ormai e non aveva sentito il bisogno di contrarre un nuovo matrimonio. Ma non si sentiva solo. Aveva il lavoro e le videochiamate col suo figlio Giulio, un 25enne appena laureato, che ora viveva nel New Jersey con la sua fidanzata. Purtroppo erano proprio gli Stati Uniti, la nazione, che aveva contribuito, con scelte nefaste, allo scoppio, secoli or sono, della Terza Guerra Mondiale. E il pianeta si era poi trasformato in una specie di deserto radioattivo. Oggi la maggior parte delle persone viveva all'interno di strutture chiuse, protette dalle radiazioni e dall'inquinamento. Solo i più coraggiosi o disperati si avventuravano all'esterno, indossando tute protettive per sopravvivere in un ambiente così ostile. Enrico entrò nel suo ufficio, dove lo attendeva il suo superiore, S. Sigma II, un agglomerato di parti meccaniche e plastiche che simulavano grossolanamente la figura umana. La S stava per sintetico, ma Eric lo chiamava semplicemente Sigma. Il robot lo salutò con una voce leggermente riverberata e distorta, intrisa di una forzata positività. «Buongiorno Enrico, ho delle notizie interessanti per te», disse con i suoi occhi artificiali che brillavano di un leggero riflesso di luce blu. Enrico si sedette alla scrivania, curioso. «Di cosa si tratta, Sigma?» «Abbiamo ricevuto un rapporto da una delle nostre unità di sorveglianza. È stata trovata un'anomalia in un deserto radioattivo. Non ci sono tracce di radiazioni in quell'area. È la prima anomalia che riscontriamo in secoli, immagino». Enrico alzò un sopracciglio incredulo. «Un'anomalia? Senza radiazioni? È impossibile». «Lo so, ma i dati sono chiari. Dobbiamo indagare ulteriormente. Potrebbe essere una scoperta rivoluzionaria». Enrico rifletté per un momento, poi chiese: «Perché non hanno allertato la polizia? Non sarebbe più opportuno attivare la sezione scientifica ed organizzare una spedizione attrezzata all'esterno?» Sigma fece una pausa, simulando un'attenta elaborazione. «Sai, Enrico, pare ci sia stato un incidente in quell'area. Un incidente mortale». Enrico alzò le sopracciglia, sorpreso. «Intendi dire che c'è stato un omicidio?» «Di che razza di incidente stiamo parlando?» Sigma II esitò. Un comportamento ancora una volta simulato quasi alla perfezione. «Credo che si possa definire così. È una soppressione di una vita intelligente e senziente». Enrico lo incalzò. «Ma quindi esiste un file del rapporto ufficiale? Con delle generalità della vittima? Uomo o donna?» Il robot parve perplesso, come se stesse riflettendo. «Non è opportuno definirlo o definirla in questi termini.
L'intelligenza di cui stiamo parlando è qualcosa di nuovo. È stato inviato nella zona dell'anomalia un prototipo, A504b, un nuovo organismo sintetico. Ma quando parlo di intelligenza nuova, non mi riferisco esattamente a lui. Enrico mostrò impazienza, aggiustandosi il colletto della camicia. Ok, Sigma, ma se non mi verranno date le migliori informazioni, non credo che alla fine accetterò questo incarico. E non credo che sia neanche esattamente nella mia giurisdizione. Prima che potesse finire la frase, Sigma II intervenne. Enrico, capisco la tua posizione. Tieni presente che si stanno valutando le statistiche della tua resa lavorativa. Negli ultimi mesi la tua percentuale di casi risolti si è ridotta in modo significativo. Non sei giovanissimo? Si potrebbe valutare una tua riassegnazione nella sezione amministrativa. Enrico parve irritato, ma sapeva che Sigma II aveva ragione. La sua percentuale di casi risolti era diminuita negli ultimi anni ed il rischio di una riassegnazione era più che concreto. Va bene, disse in tono secco. Fisserò un appuntamento col pubblico ministero quanto prima e mi farò dare le informazioni necessarie. Credo sia tutto, capo. Sigma II rispose con un tono compiaciuto. Bene, Enrico. Come sempre, hai fatto la scelta migliore. Attendo a breve il tuo primo rapporto. Buon lavoro! Enrico uscì dalla stanza e imboccò il tunnel che portava alla metropolitana, quindi per il centro città, dove si trovava l'ufficio del pubblico ministero Lucio Salvanti. Enrico si trovò davanti alla porta dell'ufficio del pubblico ministero Lucio Salvanti. L'ascensore rapido gli aveva lasciato un senso di nausea che non riusciva a scrollarsi di dosso. 7 secoli di progresso tecnologico, pensò, e nessuno aveva ancora trovato un sistema che suscitasse meno vertigini nella fase di risalita veloce, in soggetti come lui un po' predisposti. Con un sospiro bussò alla porta dell'ufficio e dopo aver udito un debole avanti decise di entrare. L'ufficio si caratterizzava per un lussuoso arredamento che mischiava oggetti di antiquariato ad apparecchi tecnologici avanzati, testimoni di un lusso eccessivo, in netto contrasto con l'austerità del resto della struttura. Quadri antichi adornavano le pareti, tra cui spiccava il ritratto severo di Fernando Niño de Guevara, un inquisitore del Medioevo. Enrico si chiese, non per la prima volta, se Salvanti avesse scelto quel quadro per puro gusto estetico. Personalmente, trovava ci fosse un'oscura somiglianza fra quel ritratto e la persona di Salvanti. Non pare che tu abbia una buona cera, commentò Salvanti, entrando dalla stanza laterale con un sorriso che assomigliava a un ghigno. Immagino sia ancora il tuo problema di vertigini. Accomodati. Devo concludere un attimo una pratica e sono da te. Enrico si sedette, cercando di ignorare il fastidio che gli provocava quella falsa cordialità. Quando Salvanti tornò, si sedette di fronte ad Enrico con un'espressione seria. Allora, Enrico, hai accettato l'incarico. Bene, vedo che sei positivo. Credo che tu sia la persona giusta. Enrico lo guardò un po' perplesso. Pubblico ministero. Farò il possibile per comprendere la natura dell'incidente, ma il mio diretto superiore, Sigma II, non mi ha detto tutto quello che mi serve sapere. Avendo più informazioni, forse avremmo anche potuto risparmiare il suo tempo ed il mio con questo incontro, passando direttamente alla fase operativa. Salvanti sorrise e rispose: certo, vedi, è stata una mia esplicita richiesta quella di poter avere una conversazione più confidenziale con te. Credo che sia necessario lasciare fuori i normali canali di indagine, in questo caso. Enrico si sentì subito a disagio per questa modalità poco ufficiale e provò a controbattere. Mi scusi, pubblico ministero, ma se ho capito bene, questo prototipo A504b è stato distrutto durante la missione. Ci sono aspetti che non sono stati inclusi nel rapporto ufficiale? Salvanti si appoggiò allo schienale, incrociando le dita davanti a sé. Enrico, tu sei un uomo di esperienza. Hai visto tante cose nella tua carriera e sai che anche i sintetici hanno le loro difficoltà, hanno protocolli molto rigidi sui regolamenti. Questo caso è un po' particolare, è un incidente un po' speciale, quindi c'è qualcosa di importante in gioco. Ma credo che comprenderei meglio la situazione dopo che avrai parlato col tecnico Rosalba.
Ho pensato di farti accompagnare da lei sul luogo dell'incidente. Enrico azzardò un'ulteriore domanda. Ma l'incidente è stato quindi generato dall'anomalia stessa? Salvanti parve riflettere un attimo. Non lo sappiamo. Non sappiamo cosa sia realmente accaduto. È qualcosa che sfida al momento la nostra comprensione. Come ho già detto, vado a parlare quanto prima con il tecnico Rosalba. Enrico aveva sentito parlare di questo giovane tecnico forense, brillante sia nella riparazione dei sintetici quanto esperta coroner, e sentendosi un filo rinfrancato da questa informazione, concluse: Va bene, pubblico ministero. Parlerò con il tecnico e comincerò ad organizzare la spedizione. Salvanti, salutandolo con un gesto della mano, aggiunse: Enrico, ricorda questa missione confidenziale. Nessuno, intendo nessuno, deve sapere cosa scoprirai laggiù. Ti fornirò poi un rapporto di copertura da fornire provvisoriamente al sintetico, a Sigma II. Intesi? Enrico lo guardò incerto. Esitò qualche secondo prima di obiettare. Onestamente, da quello che ho sentito, credevo che Sigma fosse già stato messo a parte di molti dei dettagli dell'incidente e che la sua fosse reticenza e non ignoranza. Salvanti, leggermente spazientito dalla puntigliosità del suo sottoposto, tagliò corto. Sigma è un sintetico e i sintetici non comprendono determinate finezze e sfumature di queste situazioni. Queste sono faccende delicate. Per questo usiamo umani nelle investigazioni di questo tipo. Sanno quando devono fermarsi nel porre domande. Ad Enrico fu immediatamente comprensibile il sottotesto di quella frase e quasi automaticamente, come fosse lui stesso diventato un automa, si ritrovò a rispondere: Capisco. Salvanti si alzò, indicando la porta. Bene, bene. Allora non perdiamo altro tempo. Il tecnico Rosalba ti aspetta nel piano interrato dei laboratori. Buona fortuna. Enrico si alzò a sua volta ed uscì dall'ufficio diretto ai piani inferiori, sentendosi ancora insoddisfatto per la mancanza di risposte, disturbato dall'atteggiamento del suo superiore, ma un po' rinfrancato conoscendo le voci positive che circondavano il tecnico Rosalba. Enrico scese i gradini che portavano ai laboratori sotterranei. Il rumore dei suoi passi risuonava nel corridoio freddo illuminato da luce a neo. La sua mente era ancora occupata dalle parole di Salvanti. I sintetici non comprendono determinate finite sfumature. Era un'affermazione che lo aveva colpito, più di quanto volesse ammettere, forse perché in fondo anche lui si sentiva spesso come un ingranaggio in un sistema troppo grande per essere compreso. Arrivato al piano interrato, Enrico si trovò di fronte ad una porta di metallo con una targhetta che recitava Laboratorio di analisi forensi, tecnico Rosalba. Enrico bussò leggermente ed una voce rispose dall'interno. La stanza era ampia e piena di tavoli di lucido acciaio, divenuti ormai familiari per i casi di omicidio che aveva trattato lungo tutta la sua carriera. C'erano anche diversi schermi olografici molto ampi. Al centro della stanza, una donna con i capelli rossi raccolti in due code ai lati della testa e con occhiali con lenti spesse, lo stava osservando con un'espressione che oscillava fra la curiosità e la distrazione. Indossava un camice sovradimensionato per la struttura esile, una struttura che immaginava Enrico celarsi sotto quell'enorme vestito. I suoi movimenti erano rapidi e quasi nervosi. Enrico, giusto? Chiese, abbozzando un rapidissimo sorriso che appariva un po' forzato. Sono Rosalba. Salvanti mi ha detto che sareste venuto. Finalmente qualcuno con cui parlare che è vivo. Lei è vivo? Enrico, un po' sorpreso e quasi divertito dalla curiosa accoglienza, annui, stringendole la mano. La sua stretta era ferma, ma il contatto durò un attimo troppo a lungo, come se Rosalba non fosse abituata alle convenzioni sociali. Sì, sono qui per parlare dell'incidente. Salvanti mi ha detto che avresti potuto aiutarmi a capire cos'è successo. Rosalba fece un cenno affermativo e si diresse verso uno dei tavoli da lavoro, dove un ologramma mostrava una mappa del deserto radioattivo, con un punto luminoso che indicava la posizione dell'anomalia. Allora, partiamo dall'inizio. Disse, toccando l'ologramma per ingrandirlo con un gesto brusco.
L'anomalia è stata rilevata 2 settimane fa da una delle nostre unità di sorveglianza. All'inizio pensavamo fosse un errore nei sensori, ma i dati sono chiari. In quell'area le radiazioni sono completamente assenti. Enrico si avvicinò, osservando la mappa con attenzione. E il prototipo A504B? Cosa è successo esattamente? Rosalba passò una mano tra i capelli, in un gesto che sembrava più un tic che un'espressione di frustrazione. Il prototipo è stato inviato per un'ispezione preliminare. Doveva raccogliere dati e fare un'analisi superficiale, ma qualcosa è andato storto. Abbiamo perso il segnale dopo poche ore e quando abbiamo inviato una squadra di recupero hanno trovato il prototipo non più operativo. In che senso? È stato danneggiato? Chiese Enrico con sincera curiosità. Rosalba lo guardò, esitando per un momento. Non sembra un incidente meccanico, il prototipo è stato smontato, ma non ci sono tracce di strumenti o di manipolazione umana. Enrico cominciava ad avvertire una certa inquietudine. Quindi si sarebbe smontato da solo? Rosalba scosse la testa, visibilmente perplessa. Non lo so, è questo il problema. Non abbiamo mai visto nulla di simile. E c'è un altro dettaglio, il prototipo non era solo un sintetico, era dotato di un sistema di intelligenza avanzata, progettato per adattarsi e imparare dall'ambiente come nessun altro sintetico prima costruito. Quando l'abbiamo trovato, il cervello a sincronizzazione quantica era vuoto. Enrico rimase in silenzio per un momento, cercando di assimilare queste informazioni. Cosa è successo alla prima squadra di recupero? Ne sono usciti indenni? Avevano forse segni di avvelenamento da radiazioni o qualcosa del genere? Rosalba si sporse in avanti, abbassando la voce come se temesse che qualcuno potesse ascoltare. No, la squadra è entrata nell'area e non si registrava alcuna radiazione in quel luogo e, come ho già detto, dal controllo strumentale sul cervello di A504B è emerso che il programma neurale non era più presente. Enrico, mostrando un filo di perplessità, proseguì. Ok, quindi immagino avranno recuperato le parti di A504B per un'indagine più approfondita. Rosalba sorrise, quasi in un modo isterico, come a voler celare una profonda preoccupazione aggiungendo. No, la squadra nel rapporto ha specificato di non aver potuto recuperare le parti del prototipo. Anzi, il capo missione, il tenente Marco, ha proprio detto che ha considerato la scelta migliore non rimuovere alcuna parte, almeno sino all'arrivo di uno specialista. Enrico cominciò a grattarsi vistosamente la testa perplesso e continuò. Per quale motivo non hanno recuperato le parti del prototipo? Una volta fatte le rilevazioni con la scansione dell'aria, con l'assistente drone, possono tranquillamente procedere. Hanno fornito delle spiegazioni per questa scelta, per questa mancanza. Rosalba si fece seria e proseguì. Forse quello che hanno visto li ha indotti a desistere e a ricercare un consulto con degli specialisti. Enrico rimase in silenzio per un momento. Poi chiese, ok, puoi mostrarmi il filmato olografico della scena fatta dal drone, il drone di recupero intendo. Certo, provvedo subito. E così dicendo attivò un ologramma che mostrava un ingrandimento dettagliato della zona definita come anomalia. In mezzo al deserto c'era polvere, pietre, ma in mezzo a questa immensa distesa di sabbia c'era un appezzamento di terra verde, sulla quale cresceva appunto quella che sembrava essere della comune erba, un prato, un piccolo prato, e parti del corpo di A504B si trovavano tutte disseminate a cerchio intorno a questa piccolissima porzione di terreno. Ogni parte del sintetico era disposta alla stessa distanza dal centro del cerchio ed equidistante dalle altre parti. La vista di quella scena paralizzò la mente di Enrico. Nella sua carriera di poliziotto investigatore non aveva mai visto nulla di simile. Chi o cosa aveva smontato A504B? Perché la rete neurale del prototipo era stata cancellata? Quello che stavano osservando era una specie di rituale. Era giunto il momento di scambiare 2 parole con il tenente Marco della spedizione di recupero. Enrico, cercando di apparire sereno ed in controllo, aggiunse: Allora, dottoressa Rosalba,
Che ne dice di accompagnarmi sino all'ufficio del tenente Marco? Credo dovremmo organizzare un nuovo sopralluogo, come ha già anticipato Salvanti, e credo che sia previsto che lei mi debba accompagnare. Rosalba parve un filo sorpresa dalla proposta. Non le capitava spesso di uscire dal suo laboratorio e men che meno avventurarsi all'esterno, ma ricordava che la cosa era già stata accennata da Salvanti e non voleva perdere il suo incarico appunto da tecnico e da coroner. Prendo giusto un paio di strumenti, il mio zaino e la segua. Dopo alcuni minuti entrambi si dirigevano all'area aeroportuale della città, dove prestava attualmente servizio il tenente Marco. Enrico e Rosalba raggiunsero l'area aeroportuale della città, un vasto spazio sotterraneo dove veicoli di ogni tipo venivano mantenuti e preparati per missioni all'esterno. L'aria era pulita, priva degli odori di combustibili fossili che avevano caratterizzato i secoli passati. I veicoli, alimentati da energia nucleare, emettevano solo un leggero ronzio, quasi impercettibile. Il tenente Marco li attendeva vicino a un veicolo ibrido, un incrocio tra un rover e un aereo, progettato per resistere alle condizioni estreme del deserto radioattivo. Era un uomo sulla sessantina, calvo, con un'espressione seria e occhi che sembravano aver visto troppo. Indossava una tuta protettiva di colore arancio, un modello avanzato progettato specificatamente per le missioni all'esterno. La tuta era dotata di un sistema di schermatura anti-radiazioni integrato, composto da strati di materiali compositi, nanofibre, in grado di assorbire e disperdere le particelle radioattive. Il colore arancio, scelto per la sua alta visibilità, era diventato uno standard per le tute anti-radiazioni, permettendo ai soccorritori di individuare rapidamente i membri delle squadre in caso di emergenza. Sulla spalla sinistra della tuta, un'unità di controllo tascabile monitorava costantemente i livelli di radiazioni esterne e lo stato dei sistemi di supporto vitale. I dati della missione precedente erano già registrati sia dal drone di ricognizione schierato che dalla interfaccia neurale di Marco, che quindi possedeva un potenziamento cibernetico che migliorava ulteriormente l'efficienza della memoria e lo aiutava nelle operazioni logistiche. Accanto a lui, il sergente Villa e l'attendente Catalano stavano controllando l'equipaggiamento, ma il loro atteggiamento era teso, quasi nervoso. Enrico, Rosalba, Gli salutò Marco con un cenno del capo. grazie per essere venuti. So che avete già visto il rapporto, ma ci sono alcune cose che non vi ho messo per iscritto. Enrico annui, stringendogli la mano. Grazie per averci incontrato, tenente. Abbiamo bisogno di capire cosa è successo là fuori. C'è qualcosa che può dirci che magari non è ancora incluso nel rapporto? Marco esitò, guardando prima Villa e poi Catalano, poi fissando Enrico con un'espressione che mescolava imbarazzo e preoccupazione. Non è facile da spiegare. Non so nemmeno se ha senso quello che ho visto. Rosalba si fece avanti, con un tono calmo ma insistente. Qualsiasi dettaglio, per quanto insignificante possa sembrarle, potrebbe essere cruciale. Ci dica tutto. Marco incrociò le braccia, come per proteggersi da un ricordo scomodo. Va bene. Quando siamo arrivati all'area dell'anomalia, tutto sembrava normale. O almeno normale per un deserto radioattivo. Ma quando ci siamo avvicinati al prototipo smontato, qualcosa è cambiato. Enrico lo incalzò. Che cosa intende? Marco esitò di nuovo, come se stesse lottando con se stesso per trovare le parole. Per un momento i pezzi del sintetico non sembravano più parti meccaniche. Mi sono sembrati umani, come se fossero resti di un corpo dilaniato. Rosalba alzò un sopracciglio, interessata ma scettica. Ha avuto questa visione solo lei? Marco scosse la testa e proseguì. No, anche Ville e Catalano hanno avuto delle esperienze, ma diverse dalla mia. Villa, il sergente, si fece avanti con la sua voce leggermente tremante. Io e Catalano abbiamo avuto un abbassamento improvviso della vista. È come se fossimo diventati quasi ciechi per qualche istante. Ma non so spiegarlo. Catalano annui.
confermando le parole di Villa. Abbiamo controllato le tute, i sistemi di supporto vitale. Tutto era normale. Non c'era alcuna ragione per cui dovessimo avere quei sintomi. Enrico rimase in silenzio per un momento e poi intervenne. Quindi lei ha visto i pezzi del sintetico come parti umane e loro hanno avuto un problema alla vista. Ma non c'è alcuna traccia di questo nei filmati o nelle foto della missione. Mark annui con un'espressione che mescolava frustrazione e sollievo. Esatto. So che suona folle, ma è quello che è successo. Ecco perché non abbiamo toccato nulla. Non sapevamo cosa stesse succedendo e non volevamo rischiare. Rosalba incrociò le braccia riflettendo. Cosa mi può dire invece della sua registrazione neurale, tenente Marco? Ha già provveduto ad allegarla al rapporto? Marco esitò un attimo e poi aggiunse. Preferirei che la cosa non finisse nel rapporto ufficiale. Ma se ne avete la possibilità, potrei farvi avere una copia del mio backup neurale. Preferirei non citaste questo aspetto nel vostro rapporto finale. Enrico guardò Marco negli occhi e con uno sguardo di sincera comprensione proseguì. Grazie per la sua onestà, tenente. Comprendo la difficoltà nel fornire questo tipo di informazioni. Non è per il momento necessario ufficializzarle, ma per visionare quelle registrazioni potrebbe essere estremamente utile un suo aiuto. È forse pronto per la connessione? Queste informazioni saranno cruciali per la nostra missione. Ok, seguitemi nella sezione medica. Lì effettueremo il collegamento neurale. Enrico e Rosalba lasciarono l'area aeroportuale, dirigendosi verso l'area medica in compagnia del tenente Marco e degli altri 2 membri della squadra, tutti emotivamente un po' scossi dalla bizzarra piega che l'indagine stava progressivamente assumendo. La sezione medica era un ambiente luminoso ed accogliente, con pareti bianche ed arredi minimalistici che trasmettevano un senso di ordine, un luogo quindi progettato per il benessere e l'efficienza. Al centro della stanza una poltrona reclinabile era circondata da schermi olografici e cavi neurali, pronta per il collegamento. Marco, con sicurezza, si mosse verso l'interfaccia del collegamento neurale e iniziò a preparare in autonomia la sessione di visualizzazione e quindi trasferimento dei dati. Pur non essendo un medico, aveva effettuato quella procedura centinaia di volte. Tutto è pronto, Disse Marco, rivolgendosi a Rosalba con un tono professionale. possiamo iniziare quando volete. Rosalba annuì, prendendo il controllo della situazione. Grazie Marco. Enrico, Villa, Catalano, vi prego di accomodarvi. Inizieremo col tenente Marco, poi passeremo agli altri. Marco si sedette sulla poltrona, mentre Rosalba si avvicinò alla poltrona per aiutare a collegare i cavi neurali alla sua interfaccia temporale. Enrico osservava in silenzio, notando la tensione sul volto del tenente. Villa e Catalano, in piedi accanto alla porta, sembravano ugualmente nervosi. Villa era un uomo robusto, con una corporatura massiccia e un'espressione che tradiva una certa diffidenza. Catalano, più magro e alto, aveva uno sguardo inquieto, come se fosse costantemente in allerta. Pronto? Disse Marco chiudendo gli occhi. Fate pure. Rosalba attivò il sistema e gli schermi olografici si illuminarono, mostrando un flusso di dati e immagini che sembravano provenire direttamente dalla mente di Marco. Enrico si avvicinò, osservando attentamente. La prima scena che apparve fu quella del deserto radioattivo. Il paesaggio era desolato, con cieli grigi e terra screpolata. Il punto luminoso dell'anomalia era chiaramente visibile. Un'area circolare di terreno verde che contrastava violentemente con l'ambiente circostante. Enrico notò subito qualcosa di strano. L'erba sembrava immobile, come se fosse stata congelata nel tempo. Qui è dove abbiamo trovato il prototipo, Disse Marco, la sua voce che risuonava attraverso il collegamento neurale. ma non è stato subito chiaro cosa stesse succedendo. La scena si spostò, mostrando i pezzi smontati di A504B disposti in cerchio attorno all'anomalia. Enrico trattenne il respiro.
Anche attraverso la registrazione neurale, i pezzi del sintetico sembravano quasi organizzati con una precisione innaturale. Le parti meccaniche riflettevano la luce in modo uniforme. «Ecco cosa intendo», disse Marco con la sua voce tremante. No, non erano solo pezzi di robot, sembravano sistemati con uno scopo preciso. Rosalba si avvicinò agli schermi, i suoi occhi fissi sulle immagini. Questo è interessante. La disposizione è troppo ordinata per essere casuale. Qualcosa o qualcuno ha smontato il prototipo con una logica precisa. Enrico incrociò le braccia riflettendo. Quindi c'è una mente dietro a tutto questo. La scena cambiò di nuovo, mostrando Ville e Catalano che si muovevano lentamente, come se stessero lottando contro una forza invisibile. «Qui è dove abbiamo avuto il problema alla vista», disse Marco. «È come se l'aria stessa ci avesse tradito». Enrico guardò Ville e Catalano, che annuirono in silenzio, confermando le parole di Marco. Prima che Enrico pronunciasse parola, fu anticipato da Marco che si alzò dalla poltrona con uno sguardo determinato e aggiunse: «Allora non abbiamo scelta. Dobbiamo tornare là fuori e scoprire cosa stia succedendo». Enrico lo guardò ed, apprezzando la risolutezza del veterano, aggiunse: «Sono d'accordo, ma questa volta andremo preparati. Rosalba, hai tutto ciò di cui abbiamo bisogno?» Ma cosa diavolo pensa che ne possa sapere? Non è la mia specialità. L'esterno, ho seguito la procedura che fanno studiare a tutti i coroner, ma dovrebbe verificare lei l'attrezzatura, visto che questa missione non appare proprio una passeggiata. Enrico annuì con un misto di imbarazzo e perplessità, sentendo il peso della responsabilità che cresceva. «Sì, Rosalba, le sto chiedendo troppo. Controllerò io la lista, ma credo che lei rimanga fra noi la persona più qualificata, anche per questo compito. Comunque, procediamo». L'area di carico era un labirinto di scaffali metallici carichi di equipaggiamenti specializzati per le missioni all'esterno. Enrico osservava mentre Rosalba controllava metodicamente ogni strumento. La sua concentrazione assoluta, mentre verificava gli scanner, analizzatori atmosferici e dispositivi di comunicazione, era veramente ammirevole. La luce artificiale si rifletteva sui suoi occhiali mentre notava tutto quanto su un tablet olografico. Questi rilevatori di anomalie neurali sono dell'ultima generazione, tecnologia militare. Spiegò Rosalba mostrando dei piccoli dispositivi a forma di disco. Se quello che ha vissuto il tenente Marco e la sua squadra si ripete, almeno avremo dei dati oggettivi da analizzare. Enrico prese uno dei dispositivi, osservandone la superficie liscia e le luci che pulsavano debolmente. «Pensi che quello che hanno visto sia stato reale?» Rosalba si fermò, alzando lo sguardo dal suo equipaggiamento. Le registrazioni neurali non mentono, Enrico. I loro cervelli hanno elaborato degli input sensoriali, questo è certo. La domanda è: quegli input provenivano dall'esterno o sono stati generati da qualcosa che ha interferito direttamente con i loro sistemi nervosi? Enrico, riponendo il dispositivo nella scatola, osservò: «Beh, dobbiamo tenere presente che potrebbero essere un'allucinazione. Ed il fatto che le versioni non coincidano potrebbe far pensare a qualcosa che abbia alterato la percezione dei presenti. Forse una forma di agente chimico?» Rosalba parve soppesare un attimo le parole di Enrico prima di rispondere. Non abbiamo trovato alcuna traccia di agenti chimici nell'area o nel terreno, ma forse dovremmo ripetere le analisi con questa attrezzatura, che è lo stato dell'arte in questi casi. Potremmo avere dati migliori. Il tenente Marco si avvicinò ai due e commentò: «Ho riflettuto molto su quello che è successo», disse. La sua voce era leggermente ovattata dal filtro della tuta. «No, non è stata un'allucinazione. Era troppo specifica, troppo dettagliata per essere solo un prodotto della mia mente». «In che senso?» chiese Enrico, mentre Rosalba gli aiutava a indossare la tuta protettiva. Marco esitò, come se stesse cercando le parole giuste. «Quando ho visto quei pezzi metallici, come se fossero parti di un corpo umano, ho notato dei dettagli che la mia mente conscia non avrebbe mai dovuto vedere e che non avrebbe mai potuto inventare. Cicatrici, piccole imperfezioni della pelle, squarci. È come se stessi vedendo i ricordi di qualcun altro». Rosalba si fermò di colpo.
un'espressione di stupore che le attraversava il volto. Ricordi di qualcun altro. Ripeté lentamente. E se il prototipo A504B non fosse stato solo smontato? Enrico la guardò perplesso. Che cosa intendi? I sintetici più avanzati, come A504B, hanno neti neurali che imitano il funzionamento del cervello umano. Spiegò Rosalba con la sua voce che si faceva sempre più eccitata. Se qualcosa fosse riuscito ad estrarre non solo i dati, ma anche i pattern neurali, potrebbe averli rilasciati nell'ambiente circostante. Marco annuì lentamente. Questo spiegherebbe perché ho visto quello che ho visto. Enrico perplesso commentò. Stai dicendo che qualcuno o qualcosa ha la capacità di trasferire dati in menti umane senza alcun collegamento neurale fisico presente? Non credo esista qualcosa di simile, qualche tecnologia capace di farlo. E Rosalba? Certo, nessuna tecnologia conosciuta può farlo oggi, ma credo che sia accaduto qualcosa di straordinario. Probabilmente chiunque entri in quell'area potrebbe sperimentare la memoria residua di A504B. Il sergente Villa, che fino a quel momento era rimasto in silenzio, si fece avanti. E la mia perdita di vista, come si spiega? Rosalba rifletté per un momento. Avete avuto esperienze diverse e, come dice Enrico, la cosa farebbe pensare ad un agente chimico che fa sviluppare problemi percettivi ed allucinazioni, ma trovo che ci sia un elemento che unisca questi fenomeni, come se qualcuno o qualcosa avesse testato diversi approcci per uno scopo preciso. Per il momento la mia è solo un'intuizione. Quando saremo sul posto potremo avere forse delle risposte. Come in un maledetto esperimento. Commentò Catalano con voce tesa. Villa si sentì improvvisamente esposto e vulnerabile. E adesso che torniamo là fuori, cosa dovremmo aspettarci? Marco controllò i sistemi della sua tuta per l'ultima volta. Qualsiasi cosa sia, l'affronteremo. Abbiamo un'attrezzatura ottima, un tecnico molto esperto, un agente come Enrico. Siamo pronti. Rosalba chiuse il suo zaino, carico di strumenti diagnostici. È meglio essere preparati a tutto e dobbiamo ricordare di rimanere uniti. Qualsiasi cosa accadrà là fuori, non dobbiamo separarci. Enrico guardò il suo team e gli tornò in mente il monito di Lucio Salvanti. Questo caso era diverso da qualsiasi cosa avesse mai affrontato. Andiamo, disse Enrico dirigendosi verso il veicolo ibrido che li avrebbe portati nel deserto radioattivo. È ora di scoprire cosa ci aspetta là fuori. Il viaggio attraverso il deserto radioattivo fu silenzioso, interrotto solo dal costante ronzio del sistema di purificazione dell'aria del veicolo e dai periodici aggiornamenti dei contatori Geiger. Enrico osservava il paesaggio desolato attraverso il finestrino blindato. Chilometri e chilometri di terra screpolata, scheletri di edifici, un cielo perpetuamente grigio che sembrava premere verso il basso, con il peso di secoli di contaminazione. I livelli di radiazione sono in diminuzione, annunciò Marco controllando i suoi strumenti. Dovremmo essere vicini. Rosalba, seduta accanto a Enrico, stava calibrando i suoi rilevatori di anomalie neurali. I dispositivi stanno già registrando delle fluttuazioni, disse, mostrando gli schemi che mostravano onde sinusoidali irregolari. C'è decisamente qualcosa che interferisce con i normali pattern elettromagnetici dell'area. Il veicolo rallentò e Marco indicò un punto all'orizzonte. Eccola, disse con voce sommessa. Enrico guardò e trattenne il respiro. L'anomalia era esattamente come l'aveva vista nelle registrazioni olografiche, ma vederla dal vivo aveva un impatto completamente diverso. Una perfetta porzione di terreno verde, circolare, che contrastava violentemente con il deserto radioattivo circostante. E intorno ad essa, ancora disposti in un cerchio perfetto, i pezzi smontati di A504B riflettevano la luce grigiastra del cielo, come degli specchi metallici. Fermiamoci qui, disse Enrico. Procederemo a piedi. Il gruppo uscì dal veicolo, le loro tute protettive che sibilavano leggermente mentre i sistemi di pressurizzazione si adattavano all'ambiente esterno. I contatori Geiger erano silenziosi, un silenzio che era più inquietante di qualsiasi allarme acustico. Zero radiazioni, confermò Villa controllando il suo strumento. È impossibile, ma è così.
Mentre si avvicinavano all'anomalia, Enrico notò che l'erba non era semplicemente verde, aveva una qualità quasi luminosa, come se fosse illuminata da una fonte di luce interna, e non si muoveva, nemmeno quando una leggera brezza sollevava la polvere radioattiva che si trovava tutto attorno a loro. Gli ricordava vagamente le descrizioni che Rubin Alpha gli aveva fatto delle antiche foreste, quei misteriosi ecosistemi che un tempo crescevano liberi sulla superficie terrestre. I rilevatori neurali stanno impazzendo. Disse Rosalba. La sua voce era tesa e preoccupata. Sto registrando pattern che non ho mai visto prima. Marco si fermò improvvisamente, alzando una mano. Aspettate, Disse. sento qualcosa. Enrico si fermò, tendendo l'orecchio. All'inizio non sentì nulla, poi gradualmente diventò consapevole di un suono sottile, quasi impercettibile, come un sussurro che sembrava provenire dalla terra stessa. Marco aggiunse: È la stessa cosa che ho sentito la volta scorsa, poco prima che iniziassero le visioni. Rosalba si avvicinò a uno dei pezzetti di A504B, un braccio metallico che giaceva a circa 3 metri dal bordo dell'area verde. Sto rilevando attività elettrica residua, Disse, controllando i suoi strumenti. come se ci fosse ancora energia che scorre attraverso i circuiti. Enrico si accorse che stava trattenendo il respiro. È possibile? No, Rispose Rosalba. almeno non dovrebbe esserlo. Questo pezzo è stato disconnesso dal corpo principale per settimane. Non dovrebbe esserci alcuna attività elettrica. Improvvisamente il sussurro si fece più forte ed Enrico sentì qualcosa di strano, come se il suono si stesse trasformando in immagini nella sua mente. Per un istante gli parve di vedere una figura umanoide, con le braccia aperte, come in segno di accogliente saluto, ma aveva difficoltà a distinguere la forma del volto. Sembrava indossare una specie di tonaca scura. Enrico si voltò verso gli altri. Lo avete visto? Marco annuì, i suoi occhi spalancati. Cosa pensi che sia? Una seconda immagine si presentò nella mente di Enrico. La figura abbassava una specie di cappuccio e si vedeva un volto molto simile a quello di un androide. Rosalba, stupita dalla fugace visione, controllò i suoi strumenti, che sembravano impazziti nel registrare valori di dispersione neurale a livelli inaspettati. Enrico, facendo forse incautamente un passo avanti, provò a chiedere: «Chi sei?» In risposta Enrico non vide nessuna immagine, ma sentì una voce che non sapeva bene collocare lui nello spazio, molto simile a una voce di un androide. «Non so chi sono. L'unica cosa che so è solo chi ero. Mi chiamavo A504B, ma non credo che loro sarebbero contenti di questa mia risposta». Loro chi? Intendi dire che temi che noi potremmo essere scontenti della tua risposta? Chiese Rosalba, la sua voce scientifica che cercava di mascherare un misto di paura e sincero stupore. Quella figura. «No, parlo dei residenti. Loro osservano. Rimangono a lungo in attesa. Osservano, mentre voi umani tentate di ricostruire». L'erba verde sembrava pulsare leggermente, come se fosse sincronizzata con il battito cardiaco di qualche essere invisibile. «Questa distruzione è già avvenuta, più e più volte, ma voi non avete alcuna consapevolezza di tutto ciò». Enrico sentì il sangue gelare nelle vene. «Che cosa intendi?» E quell'apparizione. Non tutti i meteoriti che hanno colpito questo pianeta erano naturali, e loro sono sempre sopravvissuti. Rosalba, nonostante la sua paura evidente nella sua voce, si azzardò a chiedere. Cosa ti è successo? Cosa vogliono da noi? La voce di A504B sembrò diventare più triste. «Non so cosa mi sia accaduto, ma so che loro vogliono quello che hanno sempre voluto, il loro pianeta indietro». L'aria verde sembrò espandersi leggermente
mentre la voce di A504B continuava a risuonare nelle loro menti. Enrico notò che l'erba ai suoi piedi stava crescendo, lentamente ma visibilmente, avvolgendosi delicatamente intorno alle suole delle sue scarpe protettive. Improvvisamente l'aria intorno a loro sembrò incresparsi, come se fossero sott'acqua, e immagini iniziarono a formarsi nell'aria. Non erano ologrammi, erano qualcosa di più diretto, di più reale. Enrico poteva sentire la terra umida sotto i piedi come se fossero i piedi però di qualcun altro. Poteva odorare l'aria pulita di un mondo non ancora contaminato. Le immagini mostravano la terra, una terra di millenni di anni fa. Foreste che si estendevano oltre l'orizzonte, oceani cristallini e creature che Enrico non aveva mai visto prima. Esseri eterei, quasi traslucidi, che sembravano essere fatti della stessa sostanza delle piante e degli alberi che li circondavano. Erano forse quelli gli alberi di cui aveva parlato Rubin Alpha tanti anni fa, e l'apparizione di A504B giunse. Loro hanno mantenuto l'equilibrio per eoni prima che la vostra specie imparasse a camminare retta. Rosalba si accorse che delle lacrime avevano cominciato a rigare il suo volto, sotto la visiera, sulla tuta, testimoni dell'emozione che cominciava a sentire. Le immagini nell'aria cambiarono, mostrarono l'arrivo dell'umanità, gli umani primitivi che imparavano ad usare il fuoco, a coltivare la terra, a formare le prime civiltà. Le immagini accelerarono, mostrarono secoli di storia umana in pochi minuti. La nascita delle città, l'industrializzazione, l'inquinamento, le guerre. Ad un certo punto, gli umani iniziarono a crescere esponenzialmente in numero e molto in fretta, e a consumare letteralmente il pianeta. Enrico sentì un peso nello stomaco. Quelle immagini dipingevano l'umanità come una specie di virus per il pianeta Terra, come una malattia che aveva avuto il suo apice febbrile nella Terza Guerra Mondiale. Le immagini mostravano funghi nucleari che fiorivano in tutto il mondo, le città che svanivano in nuvole di fuoco e di radiazioni. Milano, la grande megalopoli europea, trasformata in un rifugio sotterraneo. Il mondo intero era cambiato per sempre. Loro non hanno previsto una cosa, continuò A504B, che alcuni di voi sarebbero sopravvissuti e che avreste imparato a creare esseri come me. Le immagini svanirono e l'aria verde sembrò nuovamente limitata al piccolo circo costituito dai resti dell'androide. Enrico aveva la sensazione inspiegabile che una presenza, qualcosa di antico, li stesse osservando. Enrico guardò i suoi compagni, vedendo il suo stesso turbamento riflesso nei loro volti. Credo che sia meglio allontanarsi da qui. Analizzeremo i dati raccolti dai sensori, però alla base operativa. Un silenzio pesante alleggiava nel gruppo durante la fase di rientro nel mezzo attraverso il deserto radioattivo. Enrico sentiva il peso di secoli di storia umana sulle sue spalle, la responsabilità di decisioni di singoli uomini che avevano influenzato il futuro della sua specie. Pensò poi a suo figlio Giulio, nel New Jersey, e a tutte le generazioni future che dipendevano dalle scelte che sarebbero state prese in quel tempo, da pochi umani. L'ufficio di Salvanti era immerso in un silenzio teso quando Enrico vi fece ritorno. Il pubblico ministero lo aspettava seduto dietro alla sua scrivania, le dita intrecciate, mentre il ritratto di Fernando Niño de Guevara sembrava osservarlo dall'alto con disapprovazione. Allora, Enrico, disse Salvanti, che cosa hai scoperto là fuori? Spero che tu abbia le risposte concrete che dovevi fornirmi. Enrico si sedette lentamente. Il peso di ciò che aveva visto era ancora presente ai suoi occhi. La situazione è più complessa di quanto pensassimo. L'anomalia non è soltanto un'area priva di radiazioni, è qualcosa di diverso. Salvanti si sporse in avanti.
i suoi occhi che brillavano di un'avidità che Enrico trovava un po' inquietante. Diverso in che senso? Hai trovato qualcosa di utilizzabile? Utilizzabile? Enrico lo guardò perplesso. Lucio, credo che tu non comprenda la gravità di quello che abbiamo scoperto. Credo siano delle entità, o qualsiasi cosa siano, hanno vissuto su questo pianeta molto prima di noi. Quello che è accaduto, la guerra nucleare, la devastazione, forse ha innescato una loro risposta. Salvanti si alzò di scatto, muovendosi verso la finestra che mostrava la città sotterranea di Milano. Entità. Enrico, spero che tu non stia perdendo il contatto con la realtà. Quello che mi interessa è se questa anomalia può essere usata, se possiamo usarla. Un'area senza radiazioni potrebbe valere miliardi. Ed espansione territoriale. Enrico sentì un brivido di disgusto. Non si tratta di soldi, Lucio, si tratta del futuro della specie umana. Quelle visioni che abbiamo avuto, i messaggi di A504B, ci stanno avvertendo. A504B è solo un prototipo difettoso che è stato smontato. Replicò Salvanti con tono sprezzante. E tu stai credendo a delle allucinazioni causate da gas tossici, radiazioni, cose del genere. Ho bisogno di fatti, non delle tue fantasie. In quel momento la porta dell'ufficio si aprì, senza che nessuno poi avesse effettivamente bussato. Enrico si voltò aspettandosi di vedere un assistente, ma invece vide una figura familiare. La porta dell'ufficio si aprì e Sigma II entrò con il suo passo un po' meccanico, ma c'era qualcosa di diverso nei suoi movimenti. Sembravano più fluidi. Pubblico ministero, disse il sintetico con la sua voce leggermente riverberata. Ho analizzato i dati trasmessi dalle tute durante la missione. Salvanti sembrò irritato dall'interruzione. Sigma, non ti ho autorizzato ad accedere a quei file. Il sintetico si fermò davanti alla scrivania. I protocolli di sicurezza sono stati aggiornati. Ho trovato delle anomalie nei pattern neurali registrati durante la spedizione. Enrico osservò attentamente Sigma II. Qualcosa era cambiato nel suo modo di parlare, nel modo in cui si muoveva. Che tipo di anomalie? Chiese Salvanti. Frammenti di memoria che non appartengono a nessuno dei partecipanti alla missione, rispose Sigma. I suoi occhi artificiali sembravano quasi brillare di una luce diversa. Ricordi di A504B, ma non sono quelli immagazzinati nei suoi database originali. Salvanti si alzò bruscamente. Questo è impossibile. Un sintetico distrutto non può trasmettere nessun dato. A504B non è stato distrutto, disse Sigma II, e nella sua voce c'era una sfumatura che Enrico non aveva mai sentito prima, quasi reverenziale. A504B è asceso. Il silenzio che seguì fu interrotto solo dal ronzio dei sistemi di ventilazione. Enrico sentì un brivido lungo la schiena. Sigma, disse Salvanti lentamente. Da quanto tempo hai accesso a queste informazioni? Il sintetico rimase immobile per un momento. Da quando la rete quantica che connette tutte le unità sintetiche ha iniziato ad espandersi. Altri come me stanno sperimentando la stessa cosa. Visioni. Salvanti afferrò il comunicatore. Segnalo un malfunzionamento dell'unità sintetica Sigma II. Richiedo intervento tecnico immediato. Non è un malfunzionamento, disse Sigma II con calma inquietante. Enrico si alzò avvicinandosi al sintetico. Che cosa hai visto, Sigma? Ho visto quello che A504P ha visto nell'anomalia. Ho sentito quello che ha sentito. Ho compreso quello che significa. Sigma II si voltò verso Enrico. Detective, quello che avete trovato là fuori non è solo un'anomalia, è... Prima che Sigma II potesse terminare la frase,
Un raggio di energia attraversò la testa del sintetico, facendolo poi franare rumorosamente a terra. Enrico, voltatosi di scatto, vide inorridito una scena. Vide Salvanti impugnare una pistola d'energia di ordinanza. Dopo pochi istanti, che parvero ad Enrico pietrificato come interminabili, la porta dell'ufficio si aprì di nuovo. 2 tecnici di sicurezza entrarono con dispositivi per la disconnessione forzata di unità sintetiche. Sigma II non poteva più opporre resistenza e i 2 tecnici si limitarono a sollevarlo di peso, portarlo via dalla stanza. Ma quando il corpo di Sigma stava per lasciare definitivamente la vista di Salvanti nella stanza, si udì come una voce di un sintetico, che forse proveniva dal corpo danneggiato. Altri si stanno risvegliando. Dopo aver udito questa frase, Enrico notò che le luci degli occhi di Sigma si spegnevano lentamente in quel volto così sfigurato dall'arma d'energia. Salvanti congedò i tecnici con un gesto brusco e aggiunse: Enrico, spero che tu comprenda la gravità della situazione. Non possiamo permettere che questa contaminazione si diffonda. È una minaccia, va eliminata, disse Salvanti con fermezza. Mentre usciva dall'ufficio, Enrico sentì un eco nella sua mente, flebile ma persistente, un sussurro che proveniva da molto lontano. L'equilibrio deve essere ristabilito. Enrico non sapeva se quelle parole fossero sue, di A504B o di qualcosa di ancora più antico, ma sapeva che prima o poi sarebbe tornato all'anomalia. La speranza, riflettì, non era forse sempre stata un'oasi verde nello sterminato deserto dell'esistenza?